Signora, dove lo mettiamo l'inverter? Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Spero che il vostro installatore abbia un approccio un po' più professionale alla questione, ma se così non fosse, oggi vediamo dove si può installare e dove sarebbe meglio evitare di posizionare un inverter fotovoltaico. In linea di principio la posizione migliore è ben accessibile, areata, asciutta e fresca. A meno che non vogliate un inverter da arredo da mettere in salotto, e allora vi consiglio di guardare questo video. Di solito i luoghi di installazione tipici degli inverter sono il garage, lo sgabuzzino, la mansarda o anche sotto il portico o direttamente in esterno, perché la maggior parte degli inverter hanno la certificazione IP65 o IP67, quindi possono essere messi direttamente in esterno. Se state pensando di costruire una protezione all'inverter, sappiate che è meglio metterlo in esterno all'aria che in un box piccolo chiuso. Questo perché l'inverter è uno strumento elettronico e come tutti gli strumenti elettronici soffre molto il caldo. Nei locali industriali o del terziario di solito si preferisce metterlo o nei locali tecnici, o se il fabbricato è soggetto a certificato di protezione incendi, il mio consiglio è sempre di trovargli una posizione all'esterno del fabbricato, fuori dal comparto antincendio, perché un inverter installato dentro a un comparto antincendio deve avere lo sgancio delle stringhe, deve esserci un interruttore esterno che riesce attraverso il pulsante di sgancio a togliere tensione ai cavi di stringa che entrano nel comparto antincendio. Arriviamo quindi a dove non mettere un inverter. Come detto prima, questo soffre molto il caldo e la poca aerazione, quindi evitare box chiusi dedicati all'inverter, ovviamente box piccoli e non areati. Se volete creare un box di protezione all'inverter, ricordatevi di fare un grigliato sia sopra che sotto per permettere la circolazione dell'aria, o comunque guardate la scheda tecnica, perché nella scheda tecnica e nei manuali di istruzione spesso è scritto quanta distanza deve esserci dalle pareti o da altri ostacoli per permettere la ventilazione dell'inverter. Allo stesso modo evitiamo locali dove c'è molto caldo. Nell'abitazione è un po' più difficile, magari nell'ambiente industriale, quando abbiamo delle lavorazioni che provocano un grande calore in quel locale, sicuramente è meglio evitare di installarci degli inverter. Altro consiglio che do è di evitare di installare l'inverter molto in alto. Non dico a portata di mano, ma se proprio dovete metterlo in alto, almeno che riusciate a vedere il display. Questo perché l'inverter è l'unica interfaccia che avete con il vostro impianto fotovoltaico e non riuscire neanche a vedere cosa dice il display, se ci sono spie verdi, rosse, gialle, diventa un po' un problema, perché non riuscite in quel modo a capire come sta l'impianto a colpo d'occhio. Quindi per esempio in casa, sì, cercate di metterlo in garage, ma non attaccato al soffitto, perché a parte la ventilazione non riuscirete neanche a vedere se sta producendo, quanto sta producendo, eccetera. A maggior ragione nell'ambiente industriale, dove le altezze si alzano ancora. Oltre al calore, ovviamente, come qualsiasi cosa, l'inverter deve essere protetto dagli urti, quindi evitate di metterlo in zone di transito. Questa è una cosa banale, ma può capitare che uno non ci pensi. Quindi per esempio, se volete metterlo in garage ma avete una macchina alta, un furgoncino, oppure comunque rischiate di prenderci contro, io magari penserei a un'altra soluzione. Allo stesso modo nella vostra fabbrica, se ci sono punti in cui c'è il passaggio di muletti oppure c'è lo scarico dei camion, eccetera, quelli sicuramente non sono i posti adatti a mettere un inverter fotovoltaico sempre in tensione. Un'altra cosa che vi viene chiesta spesso è se l'inverter fa rumore, quindi se può essere messo in casa. La risposta è che quando l'inverter funziona, quindi quando è in produzione, non emette alcun rumore, un sibilo, un piccolo rumorino di fondo, qualche vibrazione, ma non è una cosa che dà fastidio. Quello che può dare un po' noia sono i momenti di transizione dallo stato di stop al funzionamento continuo, perché per esempio la mattina, quando arriva il primo sole, l'inverter prova a partire e quindi magari si sente lo stock del contatto dell'inverter che si accende, che avvia la produzione, però magari l'irraggiamento non basta e quindi lo si può sentire 2 o 3 volte attaccarsi e staccarsi. Stessa cosa la sera. Quindi se state pensando di mettere l'inverter in camera da letto, non mettetelo, insomma. In conclusione, ricordatevi che il posizionamento dell'inverter è una scelta semplice ma da non sottovalutare comunque, quindi una chiacchierata in più con il vostro tecnico progettista o con l'installatore è sempre meglio farla, sia che dobbiate montare l'impianto a casa sia che dobbiate montarlo
in azienda. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere nei commenti dove avete montato il vostro inverter e magari gli installatori mi scrivano quali sono i luoghi più strani dove gli hanno fatto posizionare i macchinari. Ormai ve lo posso dire, giovedì e venerdì sarò in Austria con Fronius a visitare il sito produttivo, quindi continuate a seguirmi sui social perché vi mostrerò passo passo le tappe della visita. Noi ci vediamo nel prossimo video, un saluto da andreapiccinelli.net. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se mi sono dimenticato qualcosa, se avreste detto delle cose diversamente. Se vi è piaciuto lasciatemi un like e condividetelo, se non vi è piaciuto scrivetemi nei commenti che cosa non vi è piaciuto, così ci lavorerò su. Ricordatevi di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per restare aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Se il canale vi piace e volete sostenerlo potete farlo su Patreon, vi lascio il link in descrizione. Qui sotto trovate anche il link alla mia guida per i neopossessori di impianti fotovoltaici, fotovoltaico domestico e istruzioni per l'uso, che trovate su Amazon, e i link a tutti i miei canali social per dubbi, chiarimenti, consulenze e informazioni varie. Qui a sinistra trovate i miei ultimi video e i video consigliati. Io vi do appuntamento tutti i martedì per una nuova puntata della rubrica dedicata alle domande legate agli impianti fotovoltaici e alle energie rinnovabili, e tutti i venerdì per una nuova recensione. Grazie di aver visto questo video fino alla fine, un saluto da andreapiccinelli.net.